Benvenuti. Ciao a tutti e bentornati al nostro podcast. Sono Matteo, il vostro host, e oggi facciamo qualcosa di un po' diverso. Parliamo di un argomento che tocca il cuore in modo profondo. Parliamo di solitudine. Non è un argomento leggero, lo so, ma è un argomento umano, universale, cioè che riguarda tutti, e credo che sia importante affrontarlo con onestà e apertura. Ciao Matteo, ciao a tutti, sono Sara e devo dire che quando Matteo mi ha proposto questo tema ho avuto un momento di esitazione, cioè di incertezza, perché la solitudine è una di quelle parole che tocca qualcosa di molto intimo, di molto personale, ma poi ho pensato, è proprio per questo che vale la pena parlarne. Esatto, e voglio essere chiaro fin dall'inizio. Oggi non parleremo di solitudine solo come cosa negativa, perché la solitudine ha due facce molto diverse, una più difficile e una che può essere addirittura preziosa. Esploreremo entrambe. Sì, e questa distinzione è importantissima. In italiano, interessante, usiamo la stessa parola solitudine per due esperienze molto diverse. In inglese, invece, c'è loneliness, che è la solitudine che fa male, e solitude, che è la solitudine cercata, voluta, rigenerante. In italiano non abbiamo questa distinzione lessicale, cioè non abbiamo due parole separate, e forse questo dice qualcosa di interessante sulla nostra cultura. Non ci avevo mai pensato in questi termini. Hai ragione, usiamo la stessa parola per due esperienze completamente diverse, come se il nostro cervello, in italiano, le mettesse automaticamente insieme. Sì, e forse è perché nel profondo sono legate. Anche la solitudine scelta, cioè quella bella, rigenerante, porta con sé una piccola nota malinconica, cioè una sfumatura di tristezza dolce, e anche la solitudine dolorosa ha dentro di sé il seme di qualcosa di trasformativo, se la sappiamo attraversare. Partiamo dalla distinzione pratica. Come si riconosce una solitudine sana da una solitudine che fa male? Quali sono i segnali? Bella domanda. La solitudine sana, quella che io chiamo solitudine attiva, è quella in cui stai bene con te stesso, hai scelto di stare solo, ti senti centrato, cioè in equilibrio, hai pensieri tuoi, fai cose che ami, ti ricarichi. È come una vacanza dall'esterno. Sì, la conosco bene. Quella sensazione di entrare in casa, chiudere la porta e respirare. Finalmente solo. Non come fuga, ma come pace. Esattamente, quella è solitudine sana. La solitudine dolorosa, invece, quella che fa male, è involontaria, cioè non l'hai scelta. È il senso di essere tagliati fuori, esclusi dal mondo, dagli altri, dalla vita. È il silenzio che pesa, non quello che libera. È guardare il telefono sperando che qualcuno scriva e nessuno scrive. Quella sensazione di aspettare un messaggio che non arriva è una delle sensazioni più moderne e allo stesso tempo più antiche del mondo. Sì, e il paradosso, cioè la contraddizione della nostra epoca, è che non siamo mai stati così connessi tecnologicamente e allo stesso tempo mai così soli emotivamente. I social media ci danno l'illusione della connessione, ma spesso amplificano, cioè aumentano il senso di isolamento. Dati alla mano, cioè guardando le statistiche, questo è confermato dalla scienza. C'è un'epidemia di solitudine nel mondo moderno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la solitudine un problema di salute pubblica globale, non solo psicologica, fisica. La solitudine cronica aumenta il rischio di malattie cardiache, di demenza, persino di morte prematura. Questo è sconvolgente, cioè molto difficile da credere al primo impatto. Ma ci pensi, gli esseri umani sono animali sociali nel profondo. Il nostro sistema nervoso si è evoluto, cioè è cambiato nel tempo, per vivere in gruppo. L'isolamento, per il nostro corpo, è letteralmente uno stato di pericolo. C'è anche una ricerca famosa di Julianne Holklandstad, una ricercatrice americana, che dice che la solitudine cronica fa male quanto fumare 15 sigarette al giorno. 15. È come se fosse un vizio fisico invisibile. Questo cambia completamente il modo in cui guardiamo alla solitudine. Non è solo un po' di tristezza, è qualcosa che il nostro corpo sente come una ferita vera. Sara, voglio entrare in qualcosa di più personale. Hai mai vissuto un periodo di vera solitudine, quella dolorosa, involontaria? Se vuoi condividerlo. Sì, posso condividerlo. Qualche anno fa mi sono trasferita, cioè mi sono spostata a vivere in una nuova città, per lavoro.
non conoscevo nessuno, avevo lasciato tutte le mie amicizie, la mia famiglia, i miei luoghi, e per i primi mesi è stata durissima. Come ti sentivi concretamente? Tornavo a casa la sera e c'era un silenzio pesante, non il silenzio bello, quello che ti abbraccia, ma un silenzio vuoto. Guardavo le persone per strada che ridevano insieme e sentivo una distanza enorme, come se ci fosse un vetro tra me e il mondo. Ero circondata da gente, ma mi sentivo invisibile. Il vetro. Che immagine potente. Sei presente fisicamente, ma separata emotivamente. Esatto, e la cosa strana è che non ne parlavo con nessuno, neanche con la mia famiglia. Dicevo sempre, sto benissimo, la città è bellissima, il lavoro va bene, perché ammettere la solitudine sembrava una confessione di fallimento, cioè come dire, non sono capace di farmi amici, non sono abbastanza. Questa vergogna intorno alla solitudine, il sentirsi in colpa per stare soli, è molto comune. C'è quasi uno stigma, cioè un giudizio sociale negativo intorno ad ammetterla. Sì, e quello stigma la peggiora, perché ti impedisce di chiedere aiuto, di connetterti, di dire «Ehi, sono nuova qui, qualcuno vuole prendere un caffè?» La vergogna ti paralizza, cioè ti blocca completamente. E come ne sei uscita? Piano piano, prima di tutto ho smesso di fingere, cioè di fare finta che stessi bene. Ho chiamato la mia migliore amica e gli ho detto la verità. Sto male, mi sento sola. E lei mi ha risposto, grazie per dirmelo, adesso parliamo. Quella telefonata ha cambiato tutto. Il coraggio di dire sto male. Sembra piccolo, ma è enorme. Enorme. E poi ho iniziato a fare piccoli passi. Mi sono iscritta a un corso di yoga, non perché lo yoga mi appassionasse tantissimo, ma perché vedevo le stesse facce ogni settimana. Quelle facce diventavano familiari. Dal familiare nasce il conforto, cioè la sensazione di sicurezza, e dal conforto nascono le amicizie. Lo yoga come strategia antisolitudine. Non ci avevo mai pensato. E ha funzionato. Una delle mie amiche più care di quella città l'ho conosciuta proprio lì, su un tappetino di yoga. La vita è strana e meravigliosa. E io devo confessare una cosa. La mia esperienza di solitudine è più recente. Durante il periodo del lockdown, il periodo di isolamento durante la pandemia, ho vissuto qualcosa che non mi aspettavo. Io sono una persona abbastanza solitaria per natura. Mi piace stare solo, ricarico le energie da solo e pensavo che il lockdown sarebbe stato quasi un regalo per me. E invece? E invece dopo alcune settimane ho capito la differenza enorme tra scegliere di stare solo e essere costretti a stare soli. La libertà, la possibilità di scegliere, cambia tutto. Quando sai che potresti uscire ma non vuoi è una cosa. Quando non puoi uscire è una prigione, anche se è la tua casa. Questa è una distinzione fondamentale che molte persone hanno scoperto durante la pandemia. La solitudine scelta è potere, la solitudine imposta è privazione, cioè mancanza forzata di qualcosa di essenziale. Parliamo dell'altra faccia della medaglia, la solitudine come risorsa, come strumento di crescita, perché ci sono persone che hanno fatto della solitudine una pratica, quasi una disciplina. Sì, i grandi pensatori, gli artisti, i filosofi, tanti di loro hanno parlato della solitudine come condizione necessaria per la creatività e la conoscenza di sé. Blaise Pascal, il matematico e filosofo francese, ha detto una cosa bellissima. Tutti i problemi dell'umanità derivano dall'incapacità dell'uomo di stare seduto tranquillo in una stanza da solo. Che frase potente! E quanto è attuale, cioè quanto è vera ancora oggi. Noi riempiamo ogni momento di stimoli, telefono, musica, podcast, serie TV, perché abbiamo paura del silenzio, della solitudine con noi stessi. Esatto, e questa paura del silenzio è rivelatrice, cioè ci dice qualcosa di importante. Stare soli con se stessi significa confrontarsi, cioè fare i conti con i propri pensieri, i propri dubbi, le proprie emozioni non processate. È scomodo, ma è anche dove avviene la crescita vera. Curioso. E praticamente come si impara a stare bene da soli? Non solo a sopportare la solitudine, ma a usarla bene. Secondo me il primo passo è imparare a distinguere tra essere soli e sentirsi soli. Puoi essere fisicamente solo e sentirti completamente in pace, connesso con te stesso, pieno, e puoi essere in mezzo a 100 persone e sentirti vuoto e disconnesso, cioè separato da tutto. Agreement. La solitudine non è una questione di numeri, di quante persone hai intorno, è una questione interiore, cioè di dentro, dell'anima. Perfetto. E poi riempire la solitudine con cose che ami davvero.
non per scappare dal silenzio, ma per abitarlo, cioè per viverci dentro con piacere. Leggere un libro che ti assorbe completamente, cucinare con calma e attenzione, passeggiare senza meta, scrivere, disegnare, ascoltare musica con tutta la concentrazione. Passeggiare senza meta, questa è una cosa che gli italiani sanno fare divinamente. La passeggiata, il girovagare, cioè camminare senza una direzione precisa, è quasi una filosofia di vita qui. Sì, il vagabondare con dignità. E sai, c'è anche un termine giapponese bellissimo per questo, ma, che significa lo spazio tra le cose, il vuoto fertile, la pausa che ha significato. È l'opposto del rumore costante. Il vuoto fertile. Mi piace tantissimo questa immagine, che il silenzio non sia assenza, ma possibilità. C'è un aspetto della solitudine che trovo affascinante. Come influenza le nostre relazioni? Perché ho l'impressione che le persone che sanno stare bene sole abbiano anche relazioni migliori. Hai colto qualcosa di verissimo. C'è un principio in psicologia che si chiama dipendenza sana, cioè la capacità di connettersi con gli altri da una posizione di forza, non di bisogno disperato. Se non sai stare solo, cerchi negli altri quello che dovresti trovare in te stesso, e questo crea relazioni soffocanti, cioè oppressive, per entrambe le parti. Quindi, paradossalmente, cioè in modo contraddittorio ma vero, imparare la solitudine rende migliori nelle relazioni. Esattamente. Se stai bene solo, quando scegli di stare con qualcuno, è una scelta autentica, cioè vera, libera. Non è dipendenza, non è paura del vuoto, è desiderio genuino, cioè reale, di condividere. E questo vale anche per le amicizie, non solo per le relazioni romantiche. Ho amici che chiamano ogni giorno, che hanno bisogno di sapere dove sei, cosa fai, cosa pensi, non per interesse, ma per paura della propria solitudine. E alla fine quella dinamica esaurisce, cioè stanca profondamente entrambe le persone. Sì, e dall'altra parte ci sono amicizie dove si vede ogni mese e forse anche meno, ma quando si vede è pieno, reale, profondo. La qualità del tempo insieme conta infinitamente più della quantità. Qualità versus quantità, nel cibo, nelle relazioni, nella vita. È sempre la stessa lezione. La vita ci manda sempre lo stesso messaggio in forme diverse e noi continuiamo a non capirlo. Sara, diamo qualcosa di concreto ai nostri ascoltatori. 5 consigli pratici per avere un rapporto più sano con la solitudine, sia per chi soffre di solitudine, sia per chi vuole imparare a coltivarla come risorsa. Perfetto. Primo consiglio, nomina quello che senti. Non dire solo sto male o mi sento strano. Dì a te stesso o a qualcuno di fiducia mi sento solo. Dare un nome preciso a un'emozione la rende meno spaventosa e più maneggevole, cioè più facile da affrontare. Agreement. Il potere di nominare. Primo passo verso il cambiamento. Secondo? Secondo, rompi il ghiaccio, cioè fai il primo passo, anche se ti spaventa. Un sorriso a qualcuno, una domanda banale al bar, un commento gentile a un collega. Le connessioni umane iniziano quasi sempre da piccoli gesti insignificanti, cioè che sembrano non importanti, che però aprono porte enormi. Microgesto come seme di connessione. Terzo? Terzo, crea routine di solitudine sana. Non aspettare di trovarti solo per forza, sceglilo attivamente. Un'ora a settimana, senza telefono, senza musica, senza stimoli. Solo tu, il tuo respiro, i tuoi pensieri. All'inizio sembra difficile, quasi impossibile, ma è un muscolo, si allena. La solitudine come muscolo da allenare. Mi piace questa metafora, cioè questa immagine. Quarto? Secondo, distingui tra solitudine e isolamento. La solitudine è uno stato interno, l'isolamento è un comportamento. Smettere di uscire, di rispondere ai messaggi, di partecipare alla vita. La solitudine può essere sana. L'isolamento cronico, cioè continuo nel tempo, è un segnale d'allarme che merita attenzione e aiuto. Importante. Se qualcuno si sta ritirando progressivamente dal mondo, è il momento di cercare supporto. Quinto e ultimo consiglio. Quinto, coltiva la tua relazione con te stesso come la coltiveresti con una persona cara. Parla a te stesso con gentilezza, non con critica costante. Fatti compagnia. Scopri cosa ami fare quando sei solo, perché alla fine la persona con cui passerai più tempo in tutta la tua vita sei tu. Vale la pena fare amicizia con te stesso. La persona con cui passerai più tempo sei tu. Questo è un pensiero che cambia tutto. Non possiamo sfuggire a noi stessi, allora tanto vale imparare ad amarci in compagnia. Matteo, ultima domanda, la più difficile. Quando sei solo, davvero solo, in silenzio, cosa senti? Bella e difficile.
Dipende dal momento. A volte sento una pace enorme, come se tutto il rumore del mondo si spegnesse e rimanesse qualcosa di essenziale, di vero. A volte sento una leggera malinconia, non tristezza piena, ma un qualcosa di dolce e malinconico insieme, come guardare il tramonto. È bello, ma sai che finirà. Questa risposta è bellissima e penso risuoni, cioè parli con molti dei nostri ascoltatori. La solitudine ha questo doppio registro, pace e malinconia insieme, ed è umano sentirle entrambe. Sara, grazie per questa conversazione. È stata una delle più belle e profonde che abbiamo fatto. Hai un messaggio finale per chi ci ascolta? Sì, il mio messaggio è per chi in questo momento si sente solo, davvero solo con quel peso nel petto. Voglio che sappiate, la solitudine che sentite non vi definisce. Non siete meno amabili, meno capaci, meno degni di connessione. Siete esseri umani in un momento difficile e i momenti difficili passano. Agreement. E per chi invece ha trovato pace nella propria solitudine, custodite quel dono, cioè tenetelo prezioso. Imparare a stare bene con se stessi è una delle conquiste più grandi della vita. Bellissimo, Matteo. E a tutti parlate della vostra solitudine, con un amico, con un familiare, con un professionista se ne avete bisogno. Il silenzio intorno alla solitudine la fa crescere, le parole la curano. Le parole la curano. Che chiusura perfetta. Grazie Sara, sei stata straordinaria come sempre. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, soprattutto oggi su un tema così delicato. Grazie a voi e ricordate, anche ascoltare questo podcast insieme, anche virtualmente, attraverso uno schermo o degli auricolari, è una forma di connessione. Siamo qui insieme, in questo momento. Non siete soli. Non siete soli. Ci vediamo alla prossima puntata. A presto ragazzi. A presto, prendetevi cura di voi e degli altri. Ciao!